Salve a tutti gente, sono Inazuma Sensei. Con il video di oggi forse ci allontaniamo un po' dal, si può dire, comfort zone del canale. Si tratta infatti di un saggio in cui cerco di analizzare in modo critico il fenomeno della violenza di genere. Per quanto oscura possa essere come tematica, però, non preoccupatevi, riuscirò comunque a ficcarci dentro anche un po' di fumetti e serie TV. Come il mio precedente video su Death Note, anche questo è tratto da una ricerca didattica, stavolta in campo universitario, di cui troverete la trascrizione in un link che rimanderà al mio blog tra i commenti. Detto questo, iniziamo. La violenza è un fenomeno considerabile, per certi versi, connaturato all'esistenza dell'umanità fin dagli albori della sua storia. Carmine Ventimiglia, un tempo professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Parma, era persuaso che vi fosse un'origine remota negli atti di violenza conclamata e ne cercava le origini nella norma sociale, negli usi, nei costumi, nella cultura che viviamo. Molti sono gli aspetti attraverso cui si può esercitare violenza. Tra questi, la sopraffazione e l'imposizione del dominio mediante un atto di oppressione fisica e o psicologica di un genere sessuale sull'altro è una situazione fortemente legata a doppio filo alle vicende del consorzio umano, inteso se non proprio nel suo insieme totale, quantomeno nella sua grande maggioranza. Nella quasi totalità delle società conosciute, presenti e passate, questo predominio è esercitato dall'uomo. Come constatato dall'antropologo Bronisław Malinowski nei suoi studi sulle popolazioni delle isole Trobriand in Nuova Guinea, anche qualora la struttura societaria si esprime in una discendenza matrilineare, il potere è comunque di solito nelle mani di uomini, ad esempio il fratello della madre. In parole povere, la preminenza sociale ed economica maschile rispetto a quella femminile è una realtà storica ben consolidata, ivi compreso nel mondo occidentale. È stato negli ultimi decenni che, con il sorgere di movimenti femministi propugnatori dell'eguaglianza tra uomo e donna, si è visto a livello globale, naturalmente con zone d'ombra e luoghi in questo senso più arretrati, un progressivo e ancora in corso sviluppo dell'emancipazione femminile nei confronti dei maschi. Come scrive Patrizia Romito in Verso una civiltà della decrescita, prospettive sulla transizione, il movimento delle donne ha prodotto consapevolezza, conoscenza e resistenza. Ha svelato la rete di complicità, spesso istituzionali, che permetteva al singolo uomo violento di continuare ad agire, indisturbato e impunito. Ha ideato una serie di misure per contrastare la violenza. Naturalmente, e purtroppo, il semplice riconoscimento del problema e l'attivazione per iniziare a sbrogliarlo non è una risoluzione di sé per sé. Le violenze dentro e fuori casa, a dispetto della maggior consapevolezza generale, non sono certo cessate. Per Paola Merchiori è in questo contesto che va letto l'aumento dei livelli di violenza contro le donne, che dai paesi emancipati del nord Europa fino all'ultimo barrio latinoamericano conta cifre paurose, numeri che non possono solo essere imputati all'emersione di qualcosa che prima c'era ma non si vedeva. Insomma, in un mondo che sempre più cerca di privilegiare il raggiungimento di una parità di trattamento giuridico e sociale nei confronti dei generi, capita che a volte esponenti di quello che fino a non molto tempo fa era universalmente riconosciuto come il sesso dominante, non riescano a stare al passo con questa nuova concezione relazionale, accumulando sentimenti di tensione, frustrazione, rabbia persino. Il non essere completamente al centro del mondo della propria partner, il dover sostenere anche solo un confronto verbale con un altro essere senziente, dotato di proprie opinioni e un personale modo di vedere le cose e gestire le situazioni, è come se facesse emergere dalle profondità dell'animo di taluni uomini un senso di malessere che non riescono ad appianare se non sopraffacendo la compagna tramite l'uso della violenza, in una maniera di cui solitamente nemmeno loro stessi riescono a capacitarsi. Mi sento nervoso, ferito, sottovalutato, non so dire il vero perché, cerca di giustificarsi un marito. Non so come spiegarmelo neanche io, dice un uomo con problemi di alcolismo riguardo alle violenze perpetrate sulla moglie. Verbalmente era molto più brava di me. Io reagivo con le mani, fermandola, bloccandola, prendendola per il bavero, si esprime un altro. Iniziando ad esplorare più nel dettaglio il tema degli abusi, vedremo che una questione si lega a doppio filo con esso, quello della dipendenza psicologica.
Da un punto di vista razionale potrà risultare strano, ma nelle coppie in cui uno dei due partner è violento, viene solitamente a crearsi una condizione in cui la compagna, ma anche il compagno, in base alle ricerche di studiosi come McNeely dell'Università di Milwaukee, nelle relazioni domestiche le donne sono inclini tanto quanto gli uomini a commettere atti fisicamente violenti, assume una sudditanza nei confronti di quello che è a tutti gli effetti il suo oppressore, evitando di denunciare le violenze, negando addirittura che si siano verificate. Il motivo di ciò può avere origini pragmatiche, ad esempio nei casi in cui è l'uomo a provvedere in toto al sostentamento economico della propria compagna, la quale, in special modo se ha figli, teme di vedersi privata del supporto materiale per continuare a vivere dignitosamente. Spesso comunque il fenomeno si identifica con la cosiddetta sindrome di Stoccolma, uno stato di dipendenza psicologico-affettiva che si riscontra in vittime di violenze fisiche, verbali o psicologiche. Nonostante i maltrattamenti subiti, l'oppresso si sottomette all'oppressore, non reagisce, spesso non fa menzione degli accadimenti a nessun altro, persino si colpevolizza giustificando le azioni dell'aguzzino. Anche nel caso in cui riesca ad accettare di tenersi a distanza dal partner violento, capita assai di frequente che l'aggressore venga fatto tornare tra le mura domestiche dopo poco tempo, nel caso in cui sia questo ad essere stato cacciato, o che sia lei stessa a ritornare sui suoi passi, qualora sia stata lei ad andarsene, concedendoglisi nuovamente per un nuovo ciclo di abusi. L'avvocatessa Simonetta Agnello Hornby racconta di un caso presentante simili aspetti con cui ebbe a che fare a Londra nel 1977 e che costituì la prima occasione in cui si occupò di violenza domestica. Mrs. P aveva 58 anni e lavorava come commessa in un negozio di stoffe. 7 anni prima aveva trovato la felicità. José, un giovane colombiano venuto in vacanza a Londra, si era innamorato di lei e lei di lui. Si erano sposati. Secondo la testimonianza, i primi tempi erano stati felici, ma ad un certo punto il marito, maestro di salsa, si invaghì di un'allieva e iniziò a maltrattare la moglie. Tornava dalle lezioni pieno di rabbia e di desiderio per quella donna che non gli si concedeva e non trovava di meglio che sfogarsi con la moglie. Quando lei, rosa dalla gelosia, gli diceva di smetterla, lui la pestava in modo orribile e poi facevano l'amore. Questa macabra usanza era diventata praticamente una routine nelle loro vite da ormai un anno, un elisir d'amore, come lo definì Mrs. P. Le condizioni di salute della donna, già precarie per il fatto di essere sorda a un orecchio e l'aver subito un'operazione all'altro, peggiorarono al punto che decise di recarsi in ospedale, dove le fu consigliato di rivolgersi a un avvocato. Con la sua accettazione del fatto che avesse bisogno di aiuto, sembrava aver superato la fase di sudditanza psicologica ed essere pronta ad iniziare il percorso verso la propria libertà. Il marito fu processato, sebbene negasse tutte le accuse. Il disconoscimento dei fatti è in effetti una difesa spesso utilizzata dai mariti violenti, forse un modo di alleggerire la propria colpa rimuovendo la consapevolezza del gesto, oppure semplicemente una strategia pianificata da uomini amanti del controllo e incapaci di rimorsi. Gli fu sentenziato l'allontanamento da casa. Mrs. P a quel punto si pentì. Non si fece più rivedere dal suo avvocato, non rispondendo nemmeno alle sue lettere, e con ogni probabilità tornò insieme al marito. L'avvocatessa Agnello Hornby si dice sicura, benché non abbia potuto provarlo, del fatto che fosse lei la protagonista di un trafiletto di giornale, uscito l'anno successivo al processo, riguardante il suicidio della moglie di un giovane colombiano. Era anche convinta che fosse stato lui a ucciderla, forse un raptus di follia dovuto a una lite, forse un atto premeditato. La verità su quella particolare situazione rimarrà per sempre nascosta nell'ombra, senza mai trovare una vera giustizia, come d'altronde una porzione non indifferente di simili casi. Il leggere tale testimonianza mi ha riportato alla mente una cosa. Sono un fan del franchise americano di Law and Order, una serie televisiva incentrata su indagini e successiva proposizione dell'iter procedurale in tribunale legato al caso. Mentre nella serie madre il tema principale sono gli omicidi, con nel corso delle puntate la conseguente ricerca, cattura e spesso, anche se non sempre, condanna dell'assassino, uno degli spin-off, Unità Vittime Speciali, si concentra invece sui crimini di natura sessuale, che, come recita l'introduzione del narratore all'inizio di ogni episodio, in America sono considerati particolarmente esecrabili. La serie è composta da numerose stagioni ed è tra l'altro ancora in corso e in ogni episodio si parla di una violenza di qualche genere, maltrattamenti domestici, violenza sessuale, pedofilia. Il materiale da cui trarre un qualche esempio sull'argomento è veramente ampio.
Ciò che però mi è ritornato alla mente in questa casistica particolare è una puntata della 14ª stagione, per la precisione la 16ª, risalente al 2013 e intitolata Funny Valentine, in italiano reso con Solo per amore. Vittima dell'episodio è Misha Green, una giovane e promettente cantante che insieme al suo fidanzato Caleb Bryant è impegnata nella registrazione di un disco. In un momento di pausa, lui flirta con un'altra donna e quando lei lo riprende, dandogli scherzosamente del porco, lui inizia a malmenarla addirittura di fronte agli amici. Nonostante quando, arrivata in ospedale per le ferite ricevute, Misha si apra in un primo momento ai detective, fin dall'inizio lo difende con affermazioni sul genere «lui di solito non è così», giustificazione spesso utilizzata dai maltrattati che cercano di vedere quanto più possibile il buono nell'aggressore. Anche gli altri testimoni sono riluttanti, ma quantomeno si riesce a raggiungere un accordo su un periodo di lavori socialmente utili e un ordine di restrizione che vieta a Caleb di avvicinarsi a Misha. Ciò nonostante, Caleb si reca da lei in 2 occasioni. La prima volta la va a trovare nell'hotel in cui al momento la ragazza alloggia e pare sia stata lei stessa a chiamarlo in quanto lo ama ancora. La seconda partecipa a una festa a cui stava presenziando Misha. In questa circostanza le cose peggiorano persino. Caleb apparentemente uccide il manager della ragazza, l'unico completamente dalla sua parte e che non aveva il timore di dire le cose come stavano. Ma ciò nonostante Misha, dopo un primo momento in cui afferma che avrebbe testimoniato, ritira tutto. Caleb è riuscito a farle cambiare idea. Il ragazzo è di nuovo libero e i detective, ormai rassegnati, si convincono che l'unica cosa che possono fare ora è aspettare l'inevitabile. Inevitabile che accade mentre i due sono su uno yacht alle Bermuda. Basta un non nulla, Caleb che riceve un messaggio sul telefonino e Misha che si limita a chiedere chi sia, per un raptus del cantante che questa volta va sino in fondo. L'episodio termina con una notizia al telegiornale che visionano gli stessi detective dell'unità vittime speciali su come Misha sia morta e Caleb arrestato. Nonostante il disclaimer presente all'inizio di ogni puntata che recita «La seguente storia è pura finzione e non fa riferimento a cose o persone realmente esistenti», è invece chiaro a chi segue la cronaca l'ispirazione di tale sceneggiatura. E d'altronde molti episodi di questa e altre serie poliziesche sono basati su eventi criminosi realmente accaduti, sebbene debbano probabilmente inserire comunque quella formula per motivi legali. La vicenda è infatti parzialmente basata sulla tormentata storia d'amore tra Rihanna e Chris Brown. Un rapporto burrascoso fatto di discussioni continue e anche di maltrattamenti fisici. «Mi ha picchiata, ma lo amo», aveva riferito Rihanna in un'intervista. L'atto finale nel 2009, in cui a seguito di un nuovo e più violento pestaggio, la cantante decise di tagliare i ponti. Non definitivamente però, in quanto pare che i due abbiano avuto un breve riavvicinamento nel 2013, concluso poco dopo, sembra però senza vicende estreme. Un episodio fortunatamente più a lieto fine rispetto a quello della fiction, sebbene le ripercussioni di un rapporto così le si portino dietro per anni, se non per tutta la vita. È come se a livello psicologico si venisse marchiati da questa avventura negativa, la quale influenzerà senz'altro anche le future situazioni relazionali. Sempre secondo le testimonianze di Simonetta Agnello Hornby, credevo che la donna, se aiutata, si riprendesse facilmente dalla violenza fisica e psicologica. Invece, il danno causato dalla violenza di qualsiasi genere è duraturo. Credevo che la donna che ha subito violenza fisica e o psicologica da un uomo sapesse tenersi alla larga dagli uomini violenti. Invece è proprio il contrario. La donna ha perduto l'autostima ed è condizionata dai comportamenti violenti. È attratta da uomini simili all'aggressore che a loro volta sono attratti da lei. Credevo che la donna che ha subito violenza fisica o psicologica e l'ha vista infliggere ai propri figli non avrebbe mai permesso all'aggressore di ritornare in famiglia o nelle situazioni in cui aveva precedentemente commesso violenza. Invece, spesso la donna ritorna da chi ha aggredito lei e i suoi figli o permette a lui di ritornare. Insomma, la sudditanza psicologica nei confronti dell'oppressore è un peso per la vittima difficile da ammettere e di cui è ancora più difficile liberarsi. Con ciò concludo questo video, ma il discorso non è ancora terminato. Ho solo ritenuto che fosse meglio spezzettarlo, dal momento che se fossi andato avanti sino alla fine, il video sarebbe risultato troppo lungo per i miei gusti. Ma non temete, riprenderemo e concluderemo il prima possibile.
Detto questo, se non lo siete già, vi consiglio di divenire miei iscritti, così da non perdervi la seconda parte e naturalmente anche tutti gli altri contenuti che verranno o che sono già venuti. Inoltre vi invito a sostenermi su Patreon, così da supportare la mia attività e ciò che produco. Quindi, alla prossima, gente!